saluto il regista Matteo Scarfò, un applauso per lui, e l'attrice protagonista Francesca La Scala. Noi facciamo una chiacchierata. Prego. Mettetemi al centro. Salve. Allora, io inizierei intanto a chiedere qualcosa io, poi dopo se volete intervenire. Allora, io vorrei dire una cosa, intanto grazie perché i miei nonni erano di Reggio Calabria e quindi mi ha fatto molto piacere avere una Reggio Calabria che non conoscevo fondamentalmente. Vorrei porre qualche cosa, già te l'avevo chiesto, se sull'intervista la trovate. Vorrei porre l'accento sulla Anna Maria Ortese, la donna, che comunque oltre a essere una scrittrice ho visto una figura molto moderna per quel periodo, perché comunque nel 1914 non era molto libera anche. Quindi volevo sapere intanto come l'hai vista e soprattutto come sei venuta tu a conoscenza sia della scrittrice che poi della donna. E a Francesca invece volevo chiedere cosa ti è rimasto dentro, non della scrittrice ma proprio della persona della donna Anna Maria. Prendi più tempo per pensare. No, peraltro meno male che ha mostrato una Reggio Calabria prima delle devastazioni edilizie che l'hanno colpita negli anni 70-80, perché per fortuna avete visto una Reggio ancora un po' più, diciamo, autentica, che è quella che ha visto poi Ortese, diciamo. Allora, io l'ho studiata all'università, quando facevo, io ho fatto letteratura, cioè ho fatto lingue, ma c'era un esame sulla letteratura italiana, quindi lì ho conosciuto Ortese. E devo dirvi che se vi immergete nella sua letteratura, non è una letteratura di facile approccio, bisogna leggerla, rileggerla, le sue parole sono molto ermetiche. Forse ne avrete avuto un assaggio, insomma, sentendo anche quello che ha recitato Francesca. Quindi, però lì, diciamo, mi sono innamorato di questa metafisica, di questo ermetismo che lei comunicava, in queste parole sempre poetiche. C'è ovviamente una disperazione che passa sottotesto, perché la sua vita è stata difficilissima, però ecco, come diceva anche Angela Bubba, non è mai una disperazione priva di una luce che è sincera, ecco, non è un'inerzia di vivere, come diceva la scrittrice, ma è un amore per la vita, per il reale, per il cosmo, quindi in un senso molto più ampio, più grande, che attraversa queste parole. Quindi io ero rimasto colpito da questa letteratura che non avevo mai trovato prima, anzi la sua prima raccolta, che è Angelici Dolori, che è del 36 o 37, che era stata voluta cioè non voluta, insomma l'ha aiutata a pubblicarla Massimo Bontempelli, che era un esponente del realismo magico, no? Quindi questa corrente letteraria che al realismo, insomma, il realismo era filtrato dall'immagine del sogno, dall'immagine del ricordo, quindi mai, anche per esempio Corrado Alvaro è stato un altro scrittore calabrese che ha affrontato questo tipo di stile. E quindi mi collego a quello che hai detto tu prima, cioè perché ti ha interessato, e anche la parte femminile dell'autrice, perché comunque sotto il fascismo, siamo nel 36, scritto da una ragazza che aveva 20 anni più o meno all'epoca, trovare una raccolta del genere che andava un po', come dire, fuori dal senso comune, fuori dall'ordinario, fuori dal razionale, è stato interessante. Io non credo che ci sia un esperimento simile nella letteratura italiana in quell'epoca, quindi questo già è forte, già è coraggioso. Un'originalità proprio anche della donna oltre che della scrittrice. Sì, proprio, sì, ma mi viene da pensare che forse gliel'hanno fatta pubblicare perché non l'hanno capita, quindi poi essendo fascisti quindi non la capivano, quindi va bene così, no? Ma c'è un'altra cosa, che lei, queste raccolte di racconti all'inizio sembra slegata, si racconti, dice ma cosa c'entra questo con quest'altro, invece poi nella universalità del tutto si capisce che è un percorso di crescita, è il percorso di una ragazza che cresce e scopre l'età adulta, però c'è paura verso questa età adulta, quindi c'è, come dire, una sorta di retrocedere, e lei si rifugia nei territori del sogno, nei territori della fantasia. Lei dice: a me la civiltà non piace, lo dice chiaramente, dice, poi dalle pagine si capisce molto bene, dice: io rifiuto la civiltà
per lei la civiltà era anche il crescere. Lei considerate che è nata a Roma, però si è trasferita subito, prima a Potenza con la famiglia e poi è andata in Libia, perché ovviamente la Libia era italiana e quindi il padre colono se n'è andato, li ha portati tutti là. E lei diceva che viveva in una casa che stava in mezzo al deserto, senza tetto, perché il padre, che era uno scapestrato, non era riuscito neanche, diciamo, a costruirla tutta, quindi praticamente loro vivevano in una casa senza il tetto. E pensate, durante il deserto, cioè durante la notte nel deserto, lei dormiva con questo cielo stellato incredibile e sentiva questi rumori di animali e diceva, boh, chi sono questi animali? Non lo so, no? Quindi crescere in questo modo l'ha influenzata e l'ha portata più verso i territori del sogno che quelli della... Già l'immagine di lei che si addormenta col cielo stellato e sente questi ululati strani e ti porta in un territorio dell'incomprensibile, no? C'è questo collegamento con la natura molto forte. Sì, no? è un collegamento con la natura che è spaventosa, come la natura è sempre spaventosa per l'uomo, l'umanità, già questo era il sublime, no? Il sublime è Edmund Burke, che è uno scrittore del Settecento, diceva il sublime cos'è? Trovarsi davanti una cascata gigantesca, trovarsi davanti una foresta e averne paura perché sei piccolo, no? Tu non la puoi cogliere la bellezza di questa cosa, la puoi cogliere fino a un certo punto. Quindi lei secondo me si fa attraversare da questo senso della paura, però la elabora attraverso la scrittura e questa cosa mi è sembrata bellissima da riproporre. Poi c'è un'altra cosa, e chiudo, che nella sua letteratura, allora, per esempio, prendiamo gli scrittori americani. Gli scrittori americani, Hemingway, non vi dico uno famosissimo. Hemingway cosa diceva? Diceva che la letteratura deve essere la punta dell'iceberg e poi allo scrittore devi lasciare, scusate, allo scrittore, perdonatemi, ai lettori devi lasciare la parte sotto, che è quella più grande, quindi non la devi raccontare, la devi mantenere invisibile, però la devi evocare. Ortese c'è qualcosa di questo, però Ortese secondo me riesce benissimo a raccontare quell'invisibile, quell'intangibile, cioè proprio l'iceberg nascosto, non riesce a raccontarlo. Quindi secondo me è bello questa cosa, e quando leggete voi trovate sempre un senso dell'evocazione più che lei non mostra, non racconta, evoca, però questa evocazione è così trascinante, così forte, che anche se uno è spaventato da quello che legge, perché ripeto, leggere questi racconti e avere la sensazione di attraversare territori di fantasmi quasi, adesso per descrivervi, lei spesso parla di queste voci, di queste intangibilità dei personaggi, di questi uomini e donne che entrano ed escono diciamo, nelle stanze dove lei sta, ma non sappiamo chi sono queste persone, non lo sappiamo, perché sono trasfigurate, quindi c'è un'inquietudine, c'è una paura che attraversa questa vita, questo senso del vivere. Però ecco, non è, dici, ah la leggo e non capisco niente, no, riesco a immaginare, riesco a vederla, e questo è bellissimo secondo me, perché ti dà la visione dell'invisibile, cioè la visione dell'intangibile, e questo è difficilissimo da fare. Vi invito a leggerla perché secondo me solo leggendola si possono Leggerla trovare voglio queste vedere infatti il documentario. cose. Non capirete niente, Perfetto. però la terza, la quarta, la quinta lettura vi verrà voglia di fare un documentario. Pensa io che ho dovuto leggere tutto insieme, Sì, conoscendo pochissimo, quasi niente della Ortese, quindi ho Devi fatto leggerti proprio una proprio, full sì. immersion totale. Scusa, No, No, io finito. allora dico solo una cosa, mi chiedo, tu ti letto la rifina La Straniera? Vabbè, la straniera la definisce Come- Elio Vittorini, perché Elio Sì. Vittorini dice Ma che per- lei è una perché non ha mai avuto una casa fissa, non ha mai avuto Questo una, è lo senso di sradicatezza. sì, non si è mai ambientata in un luogo, è sempre stata una viaggiatrice, una nomade, è straniera ovunque, no? Se tu Sì. viaggi sempre sei straniero ovunque alla fine. Questo è una cosa proprio della donna, o secondo me per il tipo di Guarda, vita allora che non so se c'è, Livia. non so se c'è proprio una femminilità, sì c'è sicuramente ovviamente, ma lei non è mai stata una scrittrice femminista, è stata una scrittrice umanista secondo me. Poi c'è una cosa, e poi io chiudo perché devo parlare pure lei. No, è che allora c'è una cosa importante da dire, lei vince il premio Viareggio nel 1953 con una raccolta di racconti che si chiama Il mare non bagna Napoli, che forse conoscete, la più famosa Sì. di tutte, sì. È una raccolta di racconti, di 5 racconti, sono tutti dedicati a Napoli.
però i primi 3 sono di finzione. Il più famoso si chiama Un paio di occhiali. E anche lì parla di questa bambina che non vede niente e quindi ha bisogno di questi occhiali, Eugenia, che non vede, ha bisogno di questi occhiali più del pane stesso, del mangiare, e quindi lei ti fa sentire i sentimenti di questa bambina e tu entri dentro di lei e dici anch'io non vedo niente, perché lei descrive tutto il paesaggio intorno come un paesaggio oscuro e qui ritorna l'invisibile, no? Torna quello che non puoi vedere, quello che è nascosto. L'ultimo racconto è quello veramente più strano di tutti, che si chiama, mi sembra, Il sonno della ragione o qualcosa di simile. E lì lei si è tagliata le gambe perché praticamente è un atto d'accusa diretto, proprio un reportage giornalistico contro tutti gli intellettuali napoletani. Quindi per esempio Raffaele La Capria, Vasco Pratolini, che non era napoletano, però scriveva su Sud, la rivista Sud, dove scrivevano tutti questi, e lei fa nomi e cognomi e praticamente li attacca tutti uno per uno, dicendo poi vi crogiolate all'interno dei vostri circoli letterari in mano riuscite, poi per carità Raffaele La Capria è un grande scrittore, però per lei era questo, non riuscite a vedere Napoli, non la vedete, non la descrivete, non sapete descriverla. E lì sono ovviamente, questi sono andati, l'hanno praticamente, gli hanno tagliato tutti i ponti possibili e immaginabili. E quindi, sai, una donna che nel 53 fa questo, si fa nemici tutta l'intelligenza napoletana, non credo che fosse facile all'epoca. E l'ultima cosa, cioè, Raffaele Capri dice questo. I romanzi, allora, i romanzi a chiave, che sono quelli praticamente dove c'è un personaggio realistico, cioè ispirato a una persona vera, e l'autore dà le chiavi per capire chi è quella persona, dice sono una vigliaccheria, sono da vigliacchi, no? Perché tu ti devi inventare un personaggio, non lo devi copiare da qualcuno reale. No, vabbè, questo lo dice lui, lo dice la Capra. Poi se ha ragione o no, non lo so. Però dice invece la Ortese va oltre questo concetto e dice, descrive addirittura quanti capelli ha in testa la moglie di uno di noi, no? Quindi lei ha proprio fatto una fotografia della classe intellettuale napoletana. Poi uno può essere d'accordo o non essere d'accordo, però veramente descrivere quello, no, lì non ha più praticamente, l'hanno messa da parte, non si è più vista fino al 67. Una donna decisamente originale, coraggiosa, moderna, assolutamente. Sì. Francesca, Ecco. al di là della professoressa, Anna Maria Ortese, cosa ti è rimasto? Tu hai letto tutto, hai detto, però comunque Sì, sì, un bel po'. ti sei fatto un'idea, come l'hai sentita, come l'hai interpretata, cosa ti è rimasto dentro alla fine proprio della donna? Guarda, quello che effettivamente mi è rimasto e che è stata una sorpresa, una scoperta, è questa grande affinità che ho sentito e vissuto subito per quanto riguarda, diciamo, tutta la parte più, se vogliamo, tra virgolette, spirituale, no? Questa ricerca della natura, di questa umanità, anche negli animali addirittura. Ecco, questa parte qui è stata per me una scoperta, nel senso che anch'io sono così, poi abbiamo tantissime affinità proprio diciamo nella vita reale, per esempio questo fatto che lei è stata nel Mediterraneo, io ho una nonna che ha vissuto 12 anni a Tripoli, con degli zii che sono nati lì, quindi delle affinità che ho sentito subito mie e anche nel suo linguaggio ho ritrovato, io scrivo poesia, ovviamente in modo molto dilettantistico, ma ho trovato anche in questo linguaggio un'unione. Questa un'immedesimazione. Sì, e anche forse una somiglianza fisica. Certo. Io non so i tempi in cui l'avete girato, ma è stato difficile fare il passaggio dalla professoressa a entrare proprio dentro l'anima di Anna Maria Ortese. Forse è stata più difficile la professoressa in questo caso, mi viene da dire. È stato più facile entrare in questa sua anima così integra, come diceva prima Matteo, no? Sei più vicina. Sì, e c'è anche un altro aspetto che ci accomuna ed è questo senso di sentirsi sempre un po' inferiori, un po' non viste, ecco.
ecco, non viste. Lei era una donna fortissima, coraggiosissima, come abbiamo detto, ma poco vista, ed è una cosa che purtroppo direi ci accomuna. Anche a tanti anni di distanza. Io volevo dire una cosa, questo documentario, per esempio, se avete visto, ha 2 velocità praticamente, cioè c'è una velocità, quella del tempo moderno, e invece quando entri proprio nella fiction, quando entri proprio nella vita della Calabria di quel tempo e nella storia di Anna Maria Ortese, è come se il tempo rallentasse, proprio, si entra proprio in un altro mondo, in un'altra dimensione quasi. Allora, dici un pochino. Vabbè, sì, lei stessa dice che scendendo al sud sembrava di andare nel passato più che Verissimo. sì, sì, che poi non sappiamo se è una cosa tutta buona, nel senso che a volte, no? No, beh, allora lei è un antiprogressista, nel senso, no, non nel senso politico, nel senso che a lei piace questo aspetto rurale, questo aspetto antico, bloccato nel tempo, la affascina. Poi pensiamo che lei è andata lì tra gli anni 30 e gli anni 50, ha fatto 3 viaggi, gli anni 30, gli anni 40 e gli anni 50, quindi ha visto una Calabria ovviamente molto diversa da quella che c'è oggi. Cioè, allora, L'ha vista cambiare anche. sì, beh, ha visto una Calabria ovviamente... Forse poco, perché insomma i cambiamenti giù sono molto lenti anche qui. Sì, no, è vero, è vero. Allora, poi quegli anni non è che sia cambiata più di tanto, penso, no? Penso Il che... boom edilizio. Il boom edilizio purtroppo è stato dopo, è stato quello, il massacro della Calabria, è stato negli anni 70-80, quando hanno costruito... Non solo la Calabria. Sì, un po' tutta Italia, però la Calabria specialmente è famosa per i palazzi non finiti, per esempio, no? La classe architettura calabrese, quella vai vedi il palazzo non finito. Io sono stato ad Acri, c'è una collezione proprio di opere pubbliche non finite, Ma io ho mette un paura. film di fantascienza post-apocalittico, per dirti. Si presta. Era lì, la post-apocalisse era là. No, però a parte gli scherzi, no, era ovviamente il disastro è arrivato dopo. C'era in quell'epoca veramente si era bloccato nel tempo, probabilmente. Se leggete pure Pavese, no, il carcere, lui è stato lì in carcere, no? Io ho confinato più che in carcere. Anche Pavese descrive questa cosa nel carcere, descrive questa immobilità nel tempo. Sì, tu dici le due velocità. Vabbè, quando la facciamo nella modernità è ovvio che dobbiamo rispettare i ritmi di oggi, no? Oggi siamo troppo veloci probabilmente. Voluto queste Beh, due sì. velocità. Tutta la parte finale che è Aurora Guerrera, no? La parte finale con lo zio, quello è il racconto Aurora Guerrera, riproposto tale e quale, non abbiamo cambiato niente. E quelli ritmi un po' più lenti sono voluti perché dovevamo... Lei dice questo zio che lavora e non pensa a niente, sempre ogni giorno, sempre uguale. L'Aurora Guerrera che dice Dio mi ha bloccato in una pietra, ecco c'è l'idea del blocco, della lentezza, della fissità. E poi come diceva pure la signora prima, cioè il sud dà questa idea secondo me di andare un po' a rallenti, ecco, che sia buono sia cattivo decidiamo noi, se ci piace o non ci piace, a me piace, nel senso che quando vado in Calabria e vado in certi boschi o in certe zone dove non vedo neanche una persona, non vedo nessuno, a me questa cosa piace. Un po' a sua insaputa si sta salvando forse da una gentrificazione ossessiva, no? Che sta prendendo per esempio Napoli. Napoli sta cambiando tantissimo, Napoli è una città che sta diventando turistica, no? Sta perdendo la sua anima. Il mare non bagna Napoli, Ortese dice, anche gli Angelici Dolori, lei dice che la città è suprema, vede queste cupole colorate, questi tetti luccicanti, però sotto nei vicoli c'è l'accattone, c'è il disastrato, c'è lo sporco, quindi questa cosa la spaventa e la attrae allo stesso tempo, queste due anime, che è un po' l'anima di Napoli da sempre, no? La sua bellezza, anche la sua... Mi sembra che oggi, poi io non voglio giudicare, il tempo va avanti e va bene così, no? Però è così, secondo me era voluta questa cosa. Senti comunque anche tu quindi vicino molto a questa... Beh, a me piacerebbe mettere un freno, no? A un progresso che non è progresso, no? Che è più un disastro mondiale. Fagocitamento. Sì. Quindi una cosa, non so, l'avete vista, la fotografia è splendida.
tu hai scritto anche Non l'ho qualcosa. fatta io, quindi non c'entro niente. Però l'idea di cosa riprendere, come riprendere anche Francesca in alcune immagini veramente bellissime, quindi quello è tutto tuo. Ma queste, cioè ci può stare una Calabria che non conoscevamo probabilmente molti. Francesca anche ha detto cioè, siamo stati ai 4 gradi ai 40 gradi, 45. Come l'avete vissuta? Bene, un po' di corsa in un certo senso, perché lì è lento, però poi le riprese bisogna portarle a casa, I soldi quindi sono pochi. i soldi sono pochi, quindi bisogna lavorare. Però allo stesso tempo, avendo una troupe, diciamo, quasi familiare, se così possiamo dire, l'abbiamo vissuta veloce, ma allo stesso tempo godendoci ogni momento, godendoci ogni luogo. Per esempio c'è quella chiesa, come si Quale? chiama? No, quella senza tetto, non mi ricordo Ah mai. sì, quella è Staiti. E lì siamo arrivati lì e abbiamo detto, beh, siamo in un'altra dimensione, siamo in un'altra epoca. Una chiesa bizantina. Abbiamo respirato, come diceva la Ortese, abbiamo respirato anche nei posti più caldi, ma per esempio c'è quella chiesetta, la prima che si vede, che sembra, noi ci scherzavamo dicendo ma qui siamo in Messico, che sembra un'immagine di un film di Sergio Leone, no? Ecco, l'abbiamo vissuta con il senso che stavamo facendo comunque qualcosa di importante e di bello. Non so, di respiro, devo dire, proprio queste immagini, comunque da un grande senso di respiro proprio. Sì, sì. Beh, quella zona era abbandonata, sì, perché c'era pure stato un incendio devastante che ha praticamente reso tutta la montagna bianca come si vede lì, no? Non l'ho fatto io l'incendio, però era perfetto. Hai fatto tu il giorno prima. Guarda, no, su un altro corpo abbiamo rischiato l'incendio, ma questo ne parliamo un'altra volta. Sì, vabbè. No, vabbè, ma comunque era perfetto perché veramente era questa parte bianca, perché non c'era più niente, era tutto bruciato e la chiesetta si è salvata, incredibilmente l'incendio non l'ha presa e quindi ci ha regalato quella, come dice lei, quell'immagine della Sergio Leone. Però a fianco c'erano anche altre case che erano tutte abbandonate e questa cosa, ecco, altri mi diranno no, non è giusto, però io non vorrei che venissero, come dire, riabitate. Vi spiego perché, non perché non voglio che la gente ci vada, ma perché secondo me poi quando arriva il progresso, dice ah questa la fanno malissimo, li fanno orrendi, non ci mettono materiale tipo nuovo, orrendo, no? E allora li trasformano in una cosa che non ha più valore, li fanno questi villaggi un po' come dire turistici, no? Allora Siamo quello... un po' nostalgici decadenti. No, beh, allora io sono decadente, no, a me la decadenza piace, no? A me piace. No, il bello è che noi poi abbiamo fatto il film in queste zone, ma sempre con l'idea, ma ci sono anche le location per fare il film di fantascienza? Andiamo in giro sempre perché ovviamente noi essendo entrambi appassionati di fantascienza, con progetti sulla fantascienza, facciamo i docufilm. Fantascientifico decadente. C'era la parte post-apocalittica, perché da un'altra parte c'era tipo una specie di discarica abusiva, abbiamo detto no, qua no, meglio prendere tipo la... Lì torniamo per... No, perché devo dirlo, questa era veramente due facce di quella terra bellissima, di quella zona che era meravigliosa, c'era questa chiesa fantastica e poi c'era la spazzatura, cioè voglio dire, era veramente, ecco, per dire sempre, no, come dire, cioè, ci vuole anche la civiltà, ma la civiltà giusta, no? La civiltà che come dire, si prende cura della terra, no? Ecco, che secondo me c'è una civiltà giusta. Ortese è anti-civiltà, però lei non è che dice non dobbiamo più fare le cose, lei secondo me dice dobbiamo fare una rivoluzione del nostro senso morale, della nostra coscienza, quindi prenderci cura di quello che è la nostra casa, la nostra terra. E quindi, vabbè, solo per questo, diciamo, quelle chiese sono bellissime perché sono rimaste così, però non bastano solo quelle, no? A livello di Quei paesaggi, tutta quella natura bellissima, laghi, boschi. Sì, quello è uno spromonte.
No, scusami, quella è la Sila, no, quella è la Sila. Mm. Quella è la Sila, però il lago dove sta seduta lei, quella è una Aspromonte. Aspromonte, che Quindi sono sembra meravigliose, inverno cioè. perché c'è la nebbia, ma invece era estate piena quella. Però Sì, c'è la è nebbia, stata no? proprio Era la la- escursione che abbiamo vissuto sì, sì, maggiormente, perché dal mare, che erano 42 gradi più o meno, siamo arrivati su, pioveva, faceva un freddo senza giacchetto e c'erano più o meno 6-7 gradi forse, quindi proprio Io stavo coperto, Vabbè. io, Giustamente io soffro. anche questo ti accomunava molto. Sì, sì, sì. E anche questa cosa, per esempio, delle sigarette è stata una contraddizione. Io non fumo, però è stata Però si una vedeva che grande. non fumi. Non era Perché da naturale. fumatrice vedevo questo Sì, denso. sì, anche Ma non perché era, fuma, poi non era 17 filtrato. sigarette in fila, insomma, un po' Infatti- senza filtro, infatti oltretutto. tantissimo. No, l'avrei ammazzata morta immediatamente. Sì, Sono sì. intossicata. Questa è anche una contraddizione, no? Ne abbiamo parlato di questa cosa, come una donna così attenta e poi fumava sai, così niente, tanto. niente. Però le sigarette, cioè, nel senso, ti danno anche un senso forse come dire, io non fumo, però mi sembrava forse per lei un senso di libertà, forse perché aveva qualcosa che era suo, l'accendeva quando voleva, no? Non era, adesso non sto provando a immaginare, Sì, no? un Poi po' la sigaretta sì. è un vizio, nel senso, una volta che ti prende non la smetti più, però non aveva niente, non aveva la carta, non aveva le case, non aveva le matite per scrivere, forse giusto il fumo che era un vizio che rimaneva, no? Teo, tu appunto ti conosciamo anche come regista di fantascienza. Sì. Cosa hai messo di fantascientifico in questo documentario? Ma di fantascientifico no, non credo che ci sia niente, forse... Della tua modo di vedere la fantascienza, non lo so. No, allora ci sono certe atmosfere sospese che avete visto, no? Quando stanno nella chiesa, che a me piacciono molto, mi piace molto la fantascienza umanista, quella degli anni 70, quindi quella che è filosofica, che pensa, no? Se pensate a Stalker, Solaris, di Andrei Tarkovsky, che hanno che cito tra l'altro, che hanno queste atmosfere, come dire, di mente, no? Consumate. Quello forse c'è quello, sì, però infatti proprio fantascienza non credo, no. Non credo che ci Avendo sia. sempre l'occhio comunque. Sì, un po' la musica quando sta sui boschi ricorda quelle sonorità elettroniche forse di Blade Runner, quando ci sono le inquadrature dei boschi lunghe. No, quasi secondo me è più un film, come dire, che guarda più forse al passato che al futuro, no? Cioè guarda anche al futuro, però... Guarda il futuro come lo vorreste voi, cioè con un ritorno al passato. Forse. Però a te se Che per alcune cose non sarebbe male. Però a te se il passato è buono e cattivo allo stesso tempo, perché lei dice che la rovina dell'uomo è cominciata con la rivoluzione francese, perché dice quando lei era molto radicale, però diceva no, non per la ghigliottina, diceva quella va benissimo, e diceva sono d'accordo pure io, ma era quando ha detto quando la ragione ha preso il sopravvento sull'immaginazione, quindi diceva quando ci si è messi a ragionare troppo e a immaginare poco. Poi lui le prende da un punto di vista filosofico, ovviamente dice quando si è dato all'uomo una centralità totale e quindi questa centralità ha fatto sì che l'umanità fosse l'unica cosa importante nel mondo e che avesse la libertà di l'avidità per devastare tutto il resto in nome di una felicità umana e non una felicità degli altri esseri viventi. Quindi ecco, lei dice questo, la rivoluzione francese dice no, perché è una rivoluzione, ma in quanto era una rivoluzione solo temporanea, non è una rivoluzione invece della coscienza. Ecco, questo Una consapevolezza. no, perché lei in dice questo i re gli tagli la testa, ma il re è un simbolo, ne viene un altro, no? Cioè la società poi rimane uguale se non cambi interiormente il modo di pensare. Ecco questo. Ok, io volevo sapere se qualcuno ha qualche domanda da fare. Prego. Senti, visto che tu hai rappresentato come lei aveva questo contatto con la Calabria, Sì. era un ritorno, no?
Allora io mi sarei aspettato tutte quante riprese a livello uomo, invece tu hai fatto tutte riprese dall'alto, sempre riprese dall'alto. Questa cosa il film mi è piaciuto moltissimo, bravo, complimenti, no? Se no sembra che sia una critica negativa. No, no. Cioè, no, è veramente bello, mi è piaciuto molto, belle le immagini, la fotografia, il ritmo, bello tutto. Però questa cosa inizialmente mi dava un po' fastidio, perché io volevo vivere l'esperienza di questa persona, invece noi avevamo una persona che camminava sulla terra, ma noi stavamo in cielo. E questa cosa mi ha un po' disorientato. Poi ho pensato che invece tu lo volevi fare proprio apposta, a parte è chiaro che era fatto apposta, però dico, lo volevi fare apposta per rappresentare proprio questa spiritualità, proprio questa evanescenza della materialità, Sì, anche questa grandezza del mondo che rende l'umanità più piccola di quello che pensa di essere. Quindi quando lei parla di questi paesaggi, di questi aranceti, del blu del mare, è qualcosa che rimane fisso nel tempo e che esisterà anche dopo di noi. Esisteva prima, esisterà dopo. Quindi sai, inquadrare solo una porzione di spazio non ti dà quell'idea di sublime che dicevo prima, questa grandezza infinita che durerà nel tempo e che si ferma nel tempo e che ci sopravvive, anche se noi la devastiamo, in qualche modo ci sopravvive. Quindi sì, capisco quello che dici, però secondo me non potevo andare a fare solo su di lei, sulla sua faccia, perché lei parla sempre di qualcosa di più grande. E se ti fissi un po' solo sulla sua faccia, come dire, ti riduci sull'uomo, non sulla donna. Vedere le cose all'altezza uomo, dice, all'altezza essere umano, sì, ho capito. Invece, però c'è una spiritualità che lo so, la dai in quel modo visivamente, no? Sì. Anche la sua scrittura che non è all'altezza uomo, ma no, all'altezza... sì, certo, sì, è più celestiale, diciamo, da un certo punto di vista. Sì. Io voglio sapere il nostro pilastro d'Indicinema, Stefano Goccia. Ma io avevo pure le mie curiosità. Una riguarda proprio l'utilizzo così centellinato dei materiali di repertorio, sia quelli fotografici, quello che tu hai inserito, perché ho apprezzato proprio, ecco, il dosaggio, come li hai inseriti e in che momenti. C'è una scena in particolare che ha avuto su di me proprio un effetto quasi magnetico, quando c'è l'insegnante con le ragazze che vedono il filmato del premio letterario e lì c'è una scelta di regia che mi sono chiesto anche un po' maliziosamente se era l'accessibilità anche a quei documenti o se c'è anche una scelta, perché a livello estetico mi piaceva moltissimo non vedere le immagini del premio ma sentire la voce fuori campo e vedere le reazioni delle ragazze che guardano incuriosite e solo alcuni intermezzi fotografici che secondo me raccontano benissimo anche in qualche modo lo stupore di lei di cui si è raccontata la povertà prima di fronte a quell'assegno. È veramente una piccola storia all'interno della storia che mi ha affascinato di per sé, quindi ero curioso di saperne di più. Allora, il materiale storico su di lei non è tanto, scusa, il materiale visivo. Storico non è tanto. Audiovisivo, diciamo. diciamo. Quasi inesistente, questa è stata la mia difficoltà. Sì, anche, pochissime no? foto, pochissime, diciamo, proprio, ecco, quella del primo Strega ovviamente, ma lì guarda che non c'è un filmato su di lei. Incredibile. Cioè, c'è il filmato di tutto e non hanno ripreso lei. È una cosa incredibile, era la vincitrice, lei non c'è nel film. Sono stati intellettuali napoletani. No, lo so, no, può darsi che hanno tagliato quei pezzi. No, lei non c'è. Ma allora, quella parte lì, secondo me, allora, innanzitutto questo, credo che la proprietà sia la RAI non te li dà innanzitutto questi filmati, prima di tutto. Però a parte questo ho detto, ma chi se ne frega, alla fine è più bello farlo in quel modo, con le facce con le facce delle ragazze, che tra l'altro erano veramente spaesate perché erano russe e penso ceche, ungheresi, quindi non credo che capissero niente. Una serie di nomi dell'est che ricorrevano. No, poverino, no, in realtà capivano perché studiavano italiano, però ecco, hanno detto no, ci interessa, vogliamo partecipare, però ovviamente poi gli andava spiegato molto perché non dovevo essere io regista a dire qua reggite così, qua reggite così, però no, era un interesse vero, un interesse reale. No, i suoi materiali di repertorio non c'è pochissimo. Questa invisibilità di cui parlava Francesca. Sì, no, abbiamo cercato perché io volevo sentirla parlare, no? Mi sarebbe piaciuto sentire il tono della sua voce e invece niente, quindi
Ma sai, per è più immaginazione. È bello molto così, meglio così, sì, non avere il sicuramente. riferimento. Esatto. Però sai, quando fai No, fai una un copia, no? però quando fai un personaggio reale cerchi comunque di studiarlo un po', anche se non è un biopic, però comunque un riferimento Però, ecco, lo cerchi. Cioè, è più bello secondo me quando ti inventi tu l'interpretazione, perché sennò fai come i biopic americani Per che forza sono di cose. uguali, identici, Sono la d'accordo, copia è perché molto devono più vincere interessante. l'Oscar, no? E quindi fanno le copie identiche, quindi è più bello fare una cosa Sì, sì, come sì, quando, come si chiama, Volonté ha fatto, penso, Aldo Moro, Ma no? Che anche ha Bellocchio fatto... con Vincere. Sì, esatto, che c'è Mussolini, no? Il Fisicamente giovane Mussolini Mussolini che non gli è assomiglia, completamente bello, diverso no? ed è Molto bello. bellissimo. Sì, Cioè. sì, sì, molto bello. Infatti proprio questo corrisponde all'idea che mi sono fatto durante la visione, che quel poco che c'è comunque è stato inserito, come dicevo prima, di quelle foto in maniera quasi subliminale. eh, e in qualche modo comunque ti lascia qualcosa in uno strato della coscienza, ti suggerisce il personaggio senza che ci sia la possibilità, anche per quello che dici te, di mostrarlo troppo. Come pure, ecco, tornando alla osservazione che faceva Mario sul paesaggio, no? A me veniva un po' da sorridere perché ecco, io sono in controtendenza lì, nel senso che leggerai anche tu molti punti di vista espressi da una critica spesso così anche, che è quella che io non sopporto, quella più astiosa, snob sull'utilizzo che si fa in questi anni del dolly, per esempio, o addirittura del drone. Ecco, qui ho visto molte cose sono evidentemente realizzate tramite il drone. Io l'ho trovate molto affascinanti proprio per quel gioco di prospettive del grande e del piccolo che secondo me, poi fra l'altro nella scena in cui ce l'è sdraiata, in quella chiesa diroccata che dicevate prima, no? Che vederla proprio scomparire dietro le mura, dico, ecco, invece a questi somari vorrei dire, il drone, se utilizzato con criterio, è un punto di vista, è un'esplorazione spaziale. Tra l'altro mi ha fatto pensare, non sapevo dell'origine di questa chiesa, ma ho visto dei documentari su altri luoghi mistici della Calabria. Uno era stato presentato proprio, ricorderà Fabio, nel Festival dei diritti umani della Russinova di Carraresi, quello su Gioacchino da Fiore, un'altra figura che sembra quasi stare lì sullo sfondo come retaggio mistico, filosofico, religioso di questa terra, no? E mi ha dato anche quel genere di suggestioni, di questo aspetto, anche quello molto in ombra della Calabria, di questa storia che ha avuto così a livello di conventi, di grandi figure del monachesimo italiano, ecco. Quella è una terra di grandissimi conventi, c'era un via vai di monaci, è stata una terra appunto, di monasteri. Ecco, in questo caleidoscopio fa capolino anche questo aspetto che mi ha molto Le chiese affascinato. erano bizantine, e poi sapete che il rito cattolico è stato imposto intorno al 1000, penso 500 forse, con la riforma penso come si dice, il Concilio Vaticano, penso che sia stato e allora tutto è diventato appunto cattolico, ma prima c'era il rito bizantino in Calabria, che era il rito ortodosso, e infatti c'è solo la cattolica di stilo, quella diciamo una cattolica molto famosa anche a livello architettonico, in cui ancora si possono vedere le immagini del Cristo bizantino, che è quello che tiene, no, insomma, con la mano così. Sì. Ma il resto è stato un po' cancellato purtroppo, quindi quello che ho fatto vedere sono diciamo questi gli ultimi reperti forse di quella storia. Poi la chiesa non era perché fosse bizantina, perché era il suo rapporto con la chiesa, con la religione. Sì, anche lì il luogo evocava, diciamo, il questo luogo evocava aspetto più intimo, anche personale. lì un po' tarkovskiano, no? Perché ricorda la famosa, scusa adesso non mi viene, la chiesa di Nostalgia, tu te la ricordi meglio di me, adesso non mi ricordo bene, quella in Toscana. San Galgano. Sì, Sì. esatto, c'ho le candele sull'acqua, ecco, sì. Vicino a Bagnovignoni, lì pure. Sì, esatto, che non è uguale ovviamente, però comunque idealmente mi ricordava quello. E il dialogo che lei fa in chiesa, quello del ginocchio, quello è preso da Nostalgia di Tarkovsky, diciamo. Uno di quegli estratti che segnalavi sui titoli, insomma. C'è anche un pezzo Ma anche di Mikhalkov ho visto. Certo, c'è Oblomov, c'è Mikhalkov, sì. Quando fa mammina, sì, mammina, che è la madre Russia che arriva, no? Però, sì, tu dici, ma che cosa c'entra?
È perché secondo me quando fai un documentario artistico devi mettere vari linguaggi insieme, cercare di essere evocativo. Poi se arriva al pubblico bene, no? Però tu da artista, diciamo da autore, provi a fare qualcosa che sia come un'unione di linguaggi vari. Io credo che l'arte funzioni così, no? Ti crea più suggestioni. Ecco, Sì, quando facevi del discorso che a me verrebbe da sintetizzare, direi come antimoderno, mi fa pensare, ecco, quell'antimoderno che non è reazionario, a tante cose di Pasolini, No, per infatti, esempio. esatto, non è reazionario, no, infatti, esatto. Quella chiave antimoderna che aveva anche lui. Sì, esatto. È un rifiuto del progresso come sfruttamento, ecco. Ed è una voce verso chi non ce l'ha. Esattamente. Ah, c'è qualcun altro che Io Vai, Lucilla. volevo fare i complimenti di Cinema Film Festival e agli artisti per questo bel documentario. Ho visto da poco Fuori di Mario Martone, che è dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, e questo non ha nulla da invidiare a quello, nel senso che entrambi, ecco, insomma, istigano ad approfondire le due scrittrici, quindi sicuramente, insomma, avete colto nel segno. Sì, poi diverse, no? Diverse, ma come dire, entrambe coraggiose, E libere. no? Libere, diverse al loro modo, no? Sì, sì, scrittrici che magari, ecco, si stanno riscoprendo adesso per la questione sempre della condizione femminile. E poi ecco, sì, anch'io ero incuriosita dal materiale di repertorio, e quindi volevo capire, allora, se la RAI non concede il filmato, quelle immagini che abbiamo visto come sono Sì. arrivate? No, quelle sono, allora, quelle di Reggio ce le ha date c'è una società storica di Reggio che conserva questi vecchi filmati. Ah, c'era scritto, no? C'era scritto, sì. nelle C'era C'era un di codice coda, a sì. margine. Qualcun altro ha qualche altra domanda? Ok, allora io direi che ringrazio Matteo Scarfò, la Scala, inaugurato questa quarta edizione di Cinema Film Festival. Grazie per quest'opera.